Edward Elgar fu un musicista e compositore tardo-romantico inglese vissuto tra il 1857 e il 1934. La sua musica, spavalda e imponente, ma anche tenera ed emozionante, fa di lui uno dei più importanti compositori britannici di tutti i tempi. Pur non essendo oggi popolarmente noto come altri compositori di musica classica, la sua marcia è riconosciuta a livello internazionale come uno dei pezzi più emblematici del mondo britannico. Musicista autodidatta, Elgar riuscì a combinare una straordinaria immaginazione poetica con una solida abilità tecnica. La sua storia d'amore con la moglie Alice ebbe un ruolo determinante nella sua carriera. Andiamo quindi a scoprire la vita e le opere di Sir Edward Elgar. Nato a metà dell'Ottocento nel cuore della campagna inglese, il piccolo Elgar era il quarto di 7 figli di una famiglia umile ma istruita. Il padre suonava l'organo della chiesa del paese e accordava i pianoforti delle locali famiglie facoltose. Poi aprì un negozio di musica. Già da bambino Elgar iniziò a studiare pianoforte e violino. Si intratteneva con tutti gli strumenti del negozio del padre e leggeva avidamente tutti i libri di teoria musicale che poteva trovare in biblioteca. Il piccolo Edward iniziò a comporre già in tenera età e a soli 10 anni scrisse la musica per una recita scritta e recitata dai piccoli di casa Elgar. 40 anni dopo, apportandovi solo lievi modifiche, lo orchestrò nelle suite intitolate La bacchetta magica della gioventù. Innamorato della grande musica germanica, da ragazzino studiò il tedesco, poiché desiderava con tutto il cuore frequentare il conservatorio di Lipsia. Tuttavia, a causa delle umili condizioni economiche della famiglia, dovette rinunciare a realizzare questo desiderio. A 15 anni, infatti, dovette lasciare la scuola per andare a lavorare come impiegato presso l'ufficio di un avvocato. Ma la vita di ufficio gli risultava opprimente e dopo poco tempo decise di dedicarsi esclusivamente alla musica. Per mantenersi dava lezioni private di pianoforte e violino e per arrotondare aiutava il padre nel suo negozio di musica. A 22 anni Elgar assunse l'incarico di direttore della banda degli assistenti del vicino ospedale psichiatrico per intrattenerne i pazienti. Questa fu un'importantissima esperienza per Elgar, poiché non si limitava a far provare i musicisti e a dirigerli, bensì provvedeva anche a scriverne e arrangiarne la musica. Insegnava inoltre il violino ai ragazzi non vedenti della scuola. Nel frattempo suonava il violino ai festival musicali locali, nonché il fagotto in un quintetto di fiati dove affinò le sue capacità di composizione arrangiando numerosi brani di Mozart, Beethoven e Haydn. Ebbe modo di viaggiare all'estero e di suonare in orchestre di alto livello. Tuttavia era sempre in bolletta. Poi, a 29 anni, conobbe la donna che avrebbe per sempre cambiato il destino della sua vita, Caroline Ellis Roberts. Ellis era un'artista, poetessa e scrittrice e aveva iniziato a prendere lezioni di musica da Edward. I due si innamorarono subito perdutamente. Come regalo di fidanzamento, lei gli regalò una poesia e lui una breve composizione, Salut d'amour.
Elis, di 9 anni più grande di lui, era nata in India nel 1848 da una famiglia britannica aristocratica. Il padre era un generale maggiore multidecorato che aveva servito l'impero britannico in India. Siamo infatti in piena epoca vittoriana e l'impero britannico ha ormai raggiunto la sua massima estensione. La famiglia di Elis, inorridita dalla sua decisione di sposare un musicista squattrinato, la diseredò. Tuttavia Elis era fermamente convinta che Edward avesse davanti a sé un futuro promettente nel mondo della musica, così si prodigò in tutti i modi per promuoverlo. Gli fece da assistente e da manager e lo incoraggiò anche e soprattutto nei momenti più bui. Per festeggiare il loro 3° anniversario di matrimonio, lui le compose una struggente serenata per archi. Nel 1890 nacque la loro unica amata figlia e le diedero il nome Keris, unione dei 2 nomi della madre, Caroline Elis. Ma gli anni passavano ed Elgar non otteneva alcun riconoscimento come compositore e i soldi in casa non bastavano mai. Poi, improvvisamente, all'età di 42 anni, Elgar raggiunse finalmente il successo con le sue variazioni Enigma. Si tratta di 14 variazioni per orchestra su un unico tema. Ogni variazione è dedicata e ispirata da uno dei suoi familiari o amici. La prima naturalmente la dedicò all'amata moglie e l'ultima rappresentava proprio se stesso. L'enigma a cui faceva riferimento il titolo non fu mai chiarito, ma certamente contribuì al successo dell'opera. Il suo talento fu riconosciuto dapprima in Germania, dove si era recato con la moglie. In Germania era stato accolto entusiasticamente dal mondo musicale tedesco, in particolare dal compositore Richard Strauss e dal direttore Richter. E fu proprio Richter che diresse la prima esecuzione delle variazioni Enigma a Londra. Quando nel 1901 morì la regina Vittoria, Elgar era all'apice della popolarità. Così fu incaricato di musicare l'Ode Land of Hope and Glory per celebrare l'incoronazione di Edoardo VII. Accolto dal pubblico inglese con sfrenato entusiasmo, Land of Hope and Glory è a tutt'oggi considerato come inno nazionale britannico non ufficiale. Nel 1904 fu infine ricevuto a Buckingham Palace e così il prima sconosciuto Elgar divenne Sir Edward Elgar e la moglie Lady Elgar. Edoardo VII, succeduto alla madre Vittoria quando aveva già 60 anni, morì appena 68enne.
Gli successe il figlio Giorgio V e nel 1912 Edward Elgar compose The Crown of India per celebrare l'incoronazione del re Giorgio V come imperatore d'India. Scoppiò la Prima Guerra Mondiale e mentre il bilancio delle vittime sui campi di battaglia aumentava inesorabilmente, Elgar, pur mantenendo pubblicamente il ruolo dell'inglese patriottico, in privato ebbe una reazione di orrore e rimase sconcertato dallo sfruttamento propagandistico della sua musica. Si ritirò quindi con la famiglia in una dimora isolata e compose il suo struggente concerto per violoncello. Nel 1920 Elis si ammalò e si spense all'età di 71 anni. Devastato dal dolore, dopo la morte dell'amata moglie, Elgar non riuscì più a dedicarsi alla musica con lo stesso trasporto di prima. Inoltre, la musica di Elgar non era più così in voga. Il mondo era cambiato, si era nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione culturale. Stravinsky era all'apice del successo e dall'America arrivava il jazz. La musica di Elgar, associata al perduto mondo edoardiano, veniva derisa dai giovani modernisti che facevano ormai tendenza. Tuttavia, Edward Elgar era un entusiasta della vita, così all'età di 66 anni fece un lungo viaggio in Amazzonia, dove visitò il famoso Teatro Amazonas, il teatro dell'opera costruito a Manaus, nel centro del Brasile. Ne fu talmente conquistato che al ritorno cominciò a lavorare alla sua prima opera lirica, The Spanish Lady, che tuttavia non riuscì mai a terminare. L'eclettico Edward Elgar amava inoltre le innovazioni e queste non mancavano certo alla sua epoca. Amava andare a spasso in bicicletta. Riuscì anche a realizzare uno dei sogni più arditi per quell'epoca, viaggiare in aereo. Si recò infatti in Francia in aereo per dirigere la sua première parigina del suo concerto per violino con l'allora giovanissimo violinista Yehudi Menuhin. Edward Elgar fu inoltre uno dei primi compositori ad abbracciare l'uso del grammofono e vi incise diversi dischi. Dopo aver ricevuto prestigiose onorificenze e dopo aver scritto più di 200 composizioni, tra cui 2 sinfonie, negli ultimi anni della sua vita Elgar si ritirò in campagna, dove condusse una vita semplice insieme ai suoi inseparabili cani.
Sir Edward Elgar morì all'età di 76 anni, ma la sua musica rimarrà per sempre viva. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!